Primo videoblog della settimana e dell'esperienza in Giappone. Vi andrò a raccontare di quello che io ho fatto di settimana in settimana e ora mi concentrerò su questa appena passata. Ho avuto l'occasione e l'onore di fare da assistente a 3 insegnanti diversi. Il primo è Nishikeiko Sensei, che è una sensei famosissima in Giappone, che disegna e ha disegnato prevalentemente shoujo per gran parte della sua carriera, pluriennale perché è iniziata addirittura tra gli anni 80 e 90. Con lei mi sono resa conto della velocità che viene richiesta agli assistenti per stare dietro ai ritmi lavorativi e soprattutto alla catena di montaggio che si crea all'interno dello studio. Perché per l'appunto quando sei all'interno di uno studio così bisogna seguire il flusso, cioè bisogna essere un ingranaggio seppur nuovo che si incastra perfettamente tra quelli già preesistenti. E con lei sono andata a riprendere tutto quello che avevo fatto a livello di tecnica tradizionale durante gli anni in accademia e portato tra virgolette un attimino all'estremo, nel senso che ho avuto l'onore poi di occuparmi di tutta la parte degli sfondi che c'erano all'interno delle sue tavole in D4, e praticamente ho dovuto fare tutti gli sfondi in tradizionale senza righello ed erano sfondi comunque di paesaggi urbani contenenti case, edifici o semplicemente anche andare a disegnare l'interno di un supermercato con i vari banchi dove viene esposto tutto il cibo, anche lì in quel caso tutto in tradizionale, anche le linee per separare le mensole, tutto quanto in tradizionale, tutto quanto senza righello. Sono andata anche a fare una tavola che era praticamente una tobirae, un'illustrazione di capitolo. Anche lì ho dovuto disegnare dei cerchi, perché alla fine erano su quelle palle gonfiabili per fare ginnastica, anche in quel caso lì tutti completamente a mano. Ed è stata un'esperienza molto molto bella, molto molto anche interessante, perché innanzitutto ho avuto un sacco di soddisfazioni personali, nel senso che avere da parte loro una fiducia nelle mie capacità è stata una cosa magnifica, ma soprattutto ho visto che comunque una persona non giapponese si può integrare perfettamente all'interno di quel mondo lì, se ovviamente si impegna e si dimostra anche umile nei loro confronti, perché non puoi andare lì dicendo so, no. Vai lì, ti fai dare il foglio di esercizi come hanno dato a me, misurano il tuo livello di capacità, se sei in grado ti fanno partire con delle piccole illustrazioni all'interno delle pagine delle tavole che poi andranno pubblicate, e se vedono che sei veloce e che comunque sei tranquillamente in grado di autogestirti, ti danno molta più roba, ti danno anche disegni più complicati, ma soprattutto hai molta più autonomia nella realizzazione degli sfondi stessi. Nel senso che se capita per sbaglio che tu faccia un errore, non è che devi per forza alzarti e dire guarda ho fatto questo errore qua, se è un errore piccolo che si può sistemare subito anche con una goccia di bianchetto, lo fai immediatamente. Diverso è invece se tu hai dei dubbi. Quando tu hai dei dubbi bisogna alzarsi immediatamente e chiedere, perché non sono le tue tavole che decidi tu come fare, sono tavole di un'altra persona, tu non sei nella testa di quell'altra persona e quindi è necessario che tu ti alzi e vada e chiedi. Dopo Nishikeiko Sensei mi sono incontrata con Tomomi-san. Tomomi-san è un assistente che segue svariati fumettisti e questo giovedì mi sono vista con lei e abbiamo parlato, mi ha mostrato il suo lavoro, mi ha mostrato come lavora, ma soprattutto mi ha mostrato come lavorano i fumettisti per cui fa l'assistente. E ora, prossima settimana, lunedì e martedì, mi incontro con lei e uno di questi fumettisti, e vi saprò dire. Comunque loro, a differenza di Nishikeiko Sensei, lavorano gran parte in digitale. Alcuni fanno le line art in tradizionale, ma poi la parte di retini viene applicata in digitale.
Per ultima mi sono incontrata con Misao-san. Misao è l'insegnante che è venuta per tantissimi anni in accademia, soprattutto verso il periodo di aprile. E con lei mi sono vista questo venerdì e questo sabato. Ci siamo concentrate anche con lei all'inizio sullo studio dei fumettisti a cui lei fa da assistente e successivamente poi abbiamo lavorato per le tavole di questo fumettista qua, che si chiama Tsuchiya Sensei. Lui ha uno stile molto molto particolare. Diciamo che questa settimana sono partita da uno stile molto semplice, come quello di Nishikeko Sensei, che è molto pulito, molto per l'appunto shoujo, molto delicato. E anche lei quando incontra i personaggi non li fa precisi, riprende talvolta anche il tratto, però gli sfondi, seppur a mano libera, quindi delle linee capita che vengano un attimino più irregolari, devono pur sempre essere puliti e precisi. Invece con Misao abbiamo lavorato per questo fumettista, per Tsuchiya Sensei, che ha uno stile diametralmente opposto, uno stile sì realistico, ma molto molto dettagliato, ovvero un sacco di tratteggi, un sacco di retini e anche i personaggi che appartengono in questo caso al mondo del judo vengono disegnati in maniera molto realistica, soprattutto anche a livello anatomico, ovvero si va a riprendere tutti i tratti dei muscoli quando vengono messi sotto sforzo, ma soprattutto sono gli sfondi che ovviamente vengono adattati allo stile, in questo caso del fumettista in sé, e che anch'essi per diciamo non cozzare con lo stile dei personaggi sono altrettanto disegnati in maniera molto realistica e dettagliata. E in questo caso mi sono occupata appunto degli sfondi. Venerdì e sabato mi sono occupata di 2 tavole. La prima tavola erano 2 sfondi diversi, in 2 vignette diverse. Il primo era di una stazione di polizia dell'epoca Edo, e quindi stazioni di polizia che adesso in Giappone non si vedono neanche quasi più. E poi il secondo era l'interno di un dojo tipico giapponese, e anche lì mi sono andata a studiare le reference che Tsuchiya Sensei aveva preparato su Drive. La seconda tavola invece è stata una tavola molto più complicata che ha richiesto quasi una giornata intera di lavoro, intorno alle 5 ore, ed era una tavola che andava a riprendere l'interno tipico di una casa antica giapponese, dove le persone si riunivano intorno a questo, chiamiamolo, focolare, e sul quale poi veniva con una canna di bambù si calava la pentola, il bollitore o la teiera e si cucinava, si beveva il tè. Questa tavola ha richiesto molto molto tempo perché appunto prendeva tutta la pagina, tutta la tavola, ma soprattutto il livello di dettaglio che dovevo andare ad inserire era un livello molto alto. Quindi anche se comunque all'interno di questa tavola una vignetta era completamente nera per via del gradiente, comunque sono dovuta andare a disegnare tutto quanto al fine di avere anche una sensazione generale del disegno, perché poi lavorando in digitale molte cose le cancelli, le copri, le mascheri senza problemi. Quella tavola, diciamo, è stata quasi una sfida personale, perché nonostante io sia abbastanza veloce nell'impostazione, farla ma soprattutto far sì che venga fuori come come potrebbe percepirla una persona giapponese non è stato facile, perché loro quelle cose le hanno vissute, le vivono e sanno di cosa stanno parlando. Io, da persona che non è appunto all'interno della cultura giapponese, sì, l'avevo visto per esempio negli anime o in alcuni manga, ma non ero andata ad indagare per filo o per segno che cosa potesse mai essere. Sì, avevo intuito a grandi linee il suo utilizzo, però poi andare a conveire l'emozione e comunque l'atmosfera che si va a creare in quell'ambiente lì, in quell'epoca lì, è una cosa all'inizio mi era una cosa completamente sconosciuta. Poi lavorando, confrontandomi con Misao, confrontandomi anche con Tsuchiya Sensei, sono riuscita a realizzare la tavola come appunto mi avevano chiesto, il che mi ha dato una grandissima soddisfazione.
per quanto riguarda questo studio di assistentato, gli orari dipendono da fumettista a fumettista, perché ci sono fumettisti che per esempio prevalentemente lavorano dalle 10 fino alle 18, altri che magari lavorano e si confrontano con gli assistenti solo la mattina, altri che magari sì, fanno sempre 10 o 18, ma magari nel mezzo hanno più pause e molte volte dedicano delle ore la mattina per confrontarsi con il fumettista e fare il punto della situazione, vedere a che altre tavole bisogna fare, vedere quando è effettivamente la scadenza della pubblicazione, vedere a che punto sono e tutto quanto. Diciamo che dire soltanto che sono elettrizzata è molto molto riduttivo, perché è una cosa che per me, che comunque faccio manga, è veramente pazzesca, avere questa opportunità, riuscirla a vivere, raccogliere delle soddisfazioni personali, cercare di non montarsi la testa, cosa che è molto facile, perché se ti fanno un complimento sei, oh mio Dio che bello, e invece bisogna stare molto più con i piedi per terra, perché sì, è giusto festeggiare, è giusto riconoscere i propri traguardi, però sì, come sono stata cresciuta io, testa bassa e lavorare. Quindi sì, diciamo che è molto molto bello, tutto molto bello, nonostante magari mi faccio un'ora di treno la mattina con 3 cambi, li faccio volentieri, tanto poi sto tutta la giornata seduta a lavorare, quindi almeno cammino la mattina e cammino il rientro la sera e sì, è un'esperienza, non lo so, già ho sempre il sorriso in faccia quando ne parlo, perché non riesco a dirla a parole e non vorrei sembrare come una deficiente così che non sa cosa dire o che magari viene percepita male, però è vero, non lo so, per chi fa manga e viene qua e fa da assistente e si confronta con loro è una cosa pazzesca. A livello di tecnica e anche di trucchi che per ora ho visto, non ci sono state cose particolari, nel senso che anche a livello intuitivo, quando si disegna una tavola, si cerca sempre di sì seguire un ordine, ma soprattutto di trovarsi bene con il metodo che si sta usando. Quindi ognuno di loro ha il proprio metodo e secondo me non bisogna focalizzarsi su un ordine specifico con cui fare le cose. Guardi loro come fanno e lo fanno. Per esempio Nishikeko Sensei inchiostrava le vignette per ultima cosa inchiostrava le vignette e le faceva a mano libera. Quindi noi lavoravamo sulle tavole con le vignette disegnate a matita e senza problemi sbordavamo, perché tanto una volta inchiostrate le vignette, se c'erano delle linee in più si andavano a cancellare col bianchetto. Tsuchiya Sensei, ad esempio, prepara le tavole con le vignette già pronte, con degli sketch dentro di come dovrebbe essere la tavola e intanto le carica su Drive. Poi successivamente, quando ci assegna il lavoro da fare, ci carica uno sketch un attimino più definito e pulito di come vorrebbe in questo caso lo sfondo, magari già con una prospettiva centrale, accidentale, dall'alto, dal basso, fisheye, in modo tale che poi noi sappiamo come andare poi a costruire l'intera stanza. Oltretutto poi noi abbiamo anche le reference, quindi una volta che noi sappiamo come vuole lo sfondo, abbiamo la reference e andiamo a ridettagliare, a inserire, a sistemare, ad aggiustare tutto quanto. Molte volte, per esempio con Nishikeko Sensei, lei lasciava la matita fino all'ultimo. Noi mettevamo neri, tratteggi, bianchetto anche, e comunque la matita non serviva che la cancellassimo. Io mi sono ritrovata a cancellare la matita da tavole completamente inchiostrate, con le vignette già inchiostrate, con i neri già applicati, e una volta che cancellavi la matita ovviamente la campitura di nero si sbiadiva e io mi ritrovavo lì a rimettere un po' di nero, a scurire dove necessario, a sistemare line art, onomatopee che erano state un attimino sbiadite tramite la cancellatura. Poi sì, dipende appunto da fumettista a fumettista, per il fatto che comunque lei va tanto con il tradizionale, anche gli effetti, molti effetti si facevano in tradizionale, per esempio il puntinato. Il puntinato, io ho fatto un effetto di puntinato con i cerchi e i puntini tutti intorno su una tavola in B4 e c'erano varie zone dove voleva che fossero inseriti.
o banalmente anche studiare come fa la parte della natura. Per esempio, in questo caso sia Nishikeko Sensei che Tsuchiya Sensei avevano uno stile molto realistico, seppur Nishikeko in maniera semplificata, nel disegnare gli alberi, le foglie e tutto quanto. Però, per esempio, con Nishikeko Sensei mi sono ritrovata a fare dei dettagli all'interno di vignette di foglie, piante e tutto quanto. Come anche con Tsuchiya Sensei ho avuto una vignetta dove avevo degli alberi oppure una vignetta dove c'era questa stanza completamente in legno e lì sono andata a dettagliare le venature del legno perché era quello che lo stile suo richiedeva.